Un po' di anni fa ho fatto un video quando è uscita la notizia che dovevi combattere di bare knuckle. Sì. Oh, non si sa più niente. Ok, succede questo. Il secondo match mi hanno dato Roma Zenzo. Lo sparring di Emelianenko Fedor. Secondo me. Porca miseria. Ok. Saqqara Fight Night. Ok. Parlami un po' del... Spiego che succede questo. Allora. Cosa è successo? Non succede niente, succede sempre quello che dico io delle volte. I social è stata un'arma a doppio taglio per tutti quei pugili che magari. Ti faccio esempio, tutti quei pugili che magari hanno fatto i campionati regionali italiani e poi si trovano un youtuber che guadagna milioni, no? O entri in quel circuito del trash talking, oppure devi essere come l'America Top Team, devi essere veramente bravo. I ragazzi da stimpiore, da niente, molta gente. L'America Top Team, penso che l'ultimo che ha parlato, Colbington, è stato mandato via. Alessio, c'è una domanda che ti voglio fare da un sacco di tempo. Tu vai spesso, molto spesso in America, no? Sì, c'ho casa là, sì, sto lì da tanto tempo. Quindi ti alleni all'American Top Team. Il livello, la differenza la si nota comunque dall'America rispetto a quello italiano. Però cos'è che manca effettivamente? Io l'ho sempre detta questa cosa, manca. Noi non abbiamo la cultura e lì hanno il fatto che tutte le persone sono umili, quindi vanno da chi è bravo, quelli che vogliono combattere, perché anche lì ci sono palestre di gente che fa MMA, però non a livello alto. Si parla di quelli che vogliono combattere, di professione. E come tutte le cose, quando tu ti alleni con tantissime persone forti, per forza esci. Io una cosa che posso consigliare a tutti i ragazzi, a tutti i maestri che mi stanno ascoltando della lotta olimpica, devono fare lotta olimpica. Io l'ho sempre detto questa cosa. Come è questo? Perché ormai lo sport dell'MMA. Pensi che sia la base proprio la base più importante? Sì. Ok. La base più importante. Prima era il Brazilian Jiu-Jitsu. Chiaro. Lo striking è sempre stato perché è bello, però ormai la gente tende tutta alla lotta. Penso che l'abbiamo notato un po' anche con Khabib. Ma se tu prendi tutti quelli che stanno in prima in classifica, tranne che adesso il campione dei 205 e 185 libbre, quindi di 83-84 kg. Il resto sono tutti lottatori, vengono tutti dalla lotta. È vero. Tutti, i primi 5, top 5 ranking, sono tutti che vengono dal wrestling, lotta olimpica. Anche perché se uno è bravo a pressare bene di lotta, hai due possibilità, oltre a se farti. Primo, imparano subito il grappling, che ormai si è trasformato, la lotta a terra, da quando sono entrati i lottatori di wrestling, io la chiamo wrestling jitsu, perché hanno messo delle mosse del wrestling di lotta per il jiu-jitsu. E un'altra cosa, siccome da quando sono piccoli fanno tanta isometria, hanno le mani pesantissime, quindi si devono imparare 2-3 colpi, non è che devono imparare tipo Mayweather o i pugili, al contrario, hanno i pari molto pesanti. La percentuale, 80% di chi viene dalla lotta olimpica ha le mani pesanti. Consiglieresti però comunque, è ancora valida la cosa, se vuoi fare di professione l'atleta di MMA, andare all'estero, prendere e partire? Sempre. Vero? Guarda, ora la gente può dire quello che vuole. Sei stato uno dei primi comunque. Sì, guarda, la gente può dire quello che vuole. Ha preso, se n'è andato dall'altra parte del mondo per allenarsi. Io ti dico una cosa che l'avrò detta tantissime interviste fa e l'ho detta anche quando avevamo discusso, io e Marvin. Chiaro? Io ho sempre detto una cosa. L'unico che veramente ha preso una decisione è stato lui che è andato all'estero. Lascia perdere che mo l'America Top Team, l'avevo detto anche in passato, a prescindere da tutto, potete andare a vedere interviste passate, l'ho sempre detto. Decidi di andare all'estero, fai la differenza. Qui puoi imparare la base. Qui impari la base, qui puoi diventare bravo, ma se vuoi fare quel salto di qualità, devi andare là. La stessa cosa che se ti dovessi dire, guarda, te la facevo bene. Un cinese, vuole giocare a calcio. Devi venire qua per forza. Lì poi diventa bravo, fermo, bravo. Diventa bravo. Ma poi devi venire qua, un giapponese. L'eccellenza la trovi qua, e qui puoi eccellere, diventi perché. Sta un po' cambiando questa cosa, no? Magari grazie a te che comunque ti alleni all'estero. Grazie magari a tutti i ragazzi che si allenano in SBG, American Top Team, che tornano qua, riescono a importare un po' di cose. Guarda, posso dirti una cosa, sì, però come i ragazzi vanno in Irlanda, come io sto all'America Top Team adesso. Non è tu puoi portare qui, però è la mentalità che è differente. Ah, ok. Quindi dici che cambia proprio, magari anche il livello degli atleti con i quali ti alleni. Allora, l'altra cosa è questo, lì se tu vai, sono tutti umili. Tu vinci, perdi sabato, lunedì, il campione sta con la cintura.
pacca, te ti alleni. Non nessuno, qui fanno un match e magari oddio. Vero, no. vero questa cosa. Si gasano un po' troppo Tra di noi ci aiutiamo tutti. Sì. Noi ci aiutiamo tutti. Se Hai detto una cosa interessantissima nell'ultimo video che abbiamo fatto insieme, che non conta effettivamente le ore che ti alleni, ma la qualità di quelle ore. Cazzo, questa è una cosa stra importante che la gente non tiene in considerazione. Pensano che il sacrificio sia, mi sono fatto il culo, ma se sei sulla barca sbagliata è un po' inutile, no? Ma certo. E poi alla fine sei sempre là, gira e rigira. È il cane che si mangia la coda. Chiaro, ovvio. Dipende sempre dalla qualità delle persone che tu hai. Cosa consiglieresti però? C'è più il Brasile per farsi una base di... Guarda adesso, Sì, se possiamo di America Top Team, chiaro. vi volete mettere paura? Perché la gente la sottovaluta, Ok, ma a livello fisico fanno paura. ok, Andate a Zagabria, che c'è l'America Top Team a Zagabria, da lì sono tanti che escono. ok. Da lì tanti lottatori sono Pesantucci, tantissimi. più pesanti dici come... No, ci sono anche i pesi piccoli, ma la mentalità è quella. Sono tutte Sì, brave sì, persone, lì c'è America Top Team Europe. Europa. Ok, sì. Poi chi se lo può permettere può andare in Inghilterra, se no No, chiaro. Brasile e America sono i posti top, però non tutti riescono ad andare dall'altra parte. No, certo. Io c'ho una curiosità, Ale. Un po' di anni fa ho fatto un video quando è uscita la notizia che dovevi combattere di bare knuckle. Sì. Poi non si sa più niente. Ok, succede questo, che io ho aspettato per anni di un processo, che io stavo in un processo dei documenti, Ah, ok. poi loro ho ricevuto la green card e quindi non potevo lavorare perché il visto mio di Bellator era scaduto, quindi senza visto non puoi lavorare. Ah, ok. Quindi sono stati rinviati finché non è arrivata adesso la green card. La green card mi è arrivata un mese fa, Cosa fai? ora c'ho documenti americani e posso combattere. Ok. E sto aspettando l'ultima chiamata perché stanno iniziando a crescere. Sì. E se entro gennaio non c'è qualche novità, la vedrete dove io andrò a finire. Però non mi va di dire più cose. Niente spoiler. Però se sto all'America Top Team qualcuno ci può arrivare. Oh, chiaro. Ci può arrivare dove andrò a combattere. Però immagino che è un allenamento totalmente diverso per fare bare knuckle. Tutto diverso. Ti sei già preparato, comunque hai già avuto modo di allenarti con qualcuno che lo pratica. L'America Top Team sono in tanti che fanno bare knuckle. Ok. Tiago Alves è stato il campione del mondo ai 77 kg, dove io l'ho aiutato per l'ultimo combattimento che ha fatto prima da ritirarsi. Chiaro. Cambia tantissimo perché i colpi ci possono stare serie, però tutti i colpi singoli, a mani nude, Sì. alla box, Anche perché rischi anche di farti male, ricordavo, senza i guanti. ti puoi far male. È vero, fai male all'altro, però anche te la mano Ti può hai anche meno male, protezioni. Quindi... Sì, cambia anche perché c'è la dirty box, che nella box Ok. non esiste, quindi c'è il clinch, Ciao. che io sono avvantaggiato per la lotta dell'MMA. puoi fare. Ok, chiaro. Quindi ci alleniamo tanto su questo Sì. ed è figo. Però Ci sarà qualche notizia nel 2024 di questo? io spero a breve, no? Prima del 2024 uscirà qualche news, lo spero a breve. Ah, ok. Spero a breve veramente. Invece l'altra news, il Sakara Fight Night. Ok. Parlami un po' anche perché ne abbiamo parlato l'anno scorso, se non Certo. sbaglio. Spiego che succede questo allora. Cosa è successo? Non succede niente, succede sempre quello che dico io delle volte, tu fai del tuo, fai e aiuta. Chiaro. La gente non percepisce determinate cose. La possibilità era quella che io non mi può interessare da diventare organizzatore di eventi perché ho tutt'altro nella vita, Oh, certo. ho attività. Però a me mi Anche interessa perché dare ricordiamo il premio, cioè Certo. in palio comunque portavi un ragazzo, lo portavi all'American Top Team. tramite Conan. Ok, esatto. Quindi era tutto spesato per allenarsi comunque in un team famoso a livello Quindi, mondiale. se tu vuoi aiutare, però la gente non si può far aiutare, a me non mi cambia niente. Quindi abbiamo riformattato, perché poi c'è qualche ragazzo che giustamente ha provato a iscriversi, ma non c'era gente. La gente non gli interessa, come dico io, la maggior parte fanno i fashion fighter, lo fanno per moda. Che gli piace, sì. Mi piace di io combatto, ma poi alla fine, cazzo, poi il premio può andare all'America Top Team. Quindi c'è stato un problema di iscrizioni proprio. No, la gente si iscriveva poco, non mi interessava 30 persone, 40, che ci fai? Quindi Chiaro. il Sakara Fight Night esiste ancora, ma è stato formattato. Perché siccome ci sono dei ragazzi che vogliono arrivare là e a me mi va di aiutarli, Sì. faremo delle serate singole, quindi faremo delle combinazioni, non c'è più iscrizioni. Ok. Quindi a breve faremo una card, solo semi-pro, Ok. e quindi si andrà a combattere. In più, per far questo, sta arrivando Conan Silveira, che è il capo, arriverà il 9 dicembre, starà qui una settimana con me, gli farò fare dei stage e inizieremo già a parlare di questa cosa per inizio prossimo anno per fare questo Sakara Fight Night, però ad evento.
non ci saranno più restrizioni, faremo certo. perché se lo meritano più loro che ci credono che altri che invece... È giusto così, guarda, io ho toccato questo tasto anche con Scatizzi, ne abbiamo parlato diverse volte. Sono tanti quelli che si lamentano che non c'hanno spazio e non c'hanno lo sbocco per finire comunque in situazioni un po' più grosse rispetto al paesino, la sagra della salsiccia. Appena gliela dai è a Parisco. C'hanno comunque un'occasione, un qualcosa Non di... si mettono... Non la sfruttano. Non è una sfruttano, quello ho detto io. I fashion fighter non si vogliono mettere alla prova con qualcuno, Chiaro. che poi dicono magari perdo, non so più l'eroe della palestra. Certo. Ma l'eroe della palestra... Che perché ancora succede qua in Italia tanti match combinati per quanto riguarda l'MMA, per quanto No, riguarda... però posso dirti una Però cosa. succede. Posso dirti una anche cosa. quello, Crearsi un curriculum quando ho iniziato io non c'era questa cosa, quindi terminavi con Roma Zenzo. Il secondo match mi hanno dato Roma Zenzo, lo sparring di Emelianenko Fedor, il secondo match. Porca miseria. Ok. Però ha anche un senso, Sì. è giusto anche fare così. Bravissimo, è Sì, giusto crearsi, sì, certo. però non te poi fa 300 match, tra virgolette, sto di 300 era una battuta. No, chiaro. Tutti i match così. Vero. Se no non arrivi. E allora perché sempre pochi italiani, siamo tanti? Chiaro. Uno dei più grossi problemi è anche quello, soprattutto nel pugilato, questo succede. Un Canelo Alvarez che si fa i primi 20 match comunque per crescere, li fa in tutti. 2 anni però. Certo. Qua succede che tanti atleti... Si fanno una carriera. Esatto. Cioè si fanno magari quei 15-16 Ti voglio match. anche di questa cosa. È giusta sta cosa. Anche Mike Tyson l'ha fatto. È vero, ma in 2 anni ha Tyson. fatto 30 match. Certo. Capisci? E poi Cambia. è normale È una che ci cultura, sia una purtroppo crescita. abbiamo una cultura, il fatto da... Vabbè, ma io l'ho detto, più di questo, la parola è perfetta. Se io ti dico fashion fighter, cioè sai un motivo, no? Chiaro. Basta. E quindi adesso si farà ma nel 2024 il Sì, Sacra noi Fight Night. faremo una card, noi vorremmo fare 2 o 3 tappe dove non c'è iscrizione, cioè i match saranno già una serata da 10-14 incontri. Ok. E dove io manderò, sicuramente Conan non può venire a tutti ma uno verrà, Certo. però tutta la serata la manderò a Conan che può sopravvisionare Ok. il ragazzo che può piacere Certo. e poi alloggiare l'America Top Team, perché io Spettacolo. aiutare chi è che veramente merita, io so il primo. Questo è un bel calcio in culo comunque, perché è anche un'opportunità, cazzo, da allenarti in uno dei team migliori al mondo. Cioè, non so che Le cose non succedono per caso qua, hai capito? Lì può succedere qualcosa, lo Porca sbocco vacca, puoi ma certo. avercelo. C'è tanta Sai, gente conosci che quello che sei già nel team, c'è magari il non match, solo quello, è capitato delle volte che gente che c'ha pochi match, Chiaro. magari si era fatto male uno, che ne so, a Bellator, all'UFC, una cosa, e dicevo, ma sì, c'ho sto ragazzo stesso peso, è entrato, ha vinto e poi si è fatto la carriera. beh, Stai in America, capito? ovvio. C'è ancora la possibilità comunque in America di fare successo. Con... Tantissimo. Se Anche sei- perché adesso stanno crescendo gli eventi. PFL ha comprato Bellator, quindi sta crescendo nel mondo del movimento. E poi ci sono tantissimi Chiaro. eventi. Adesso ti voglio fare l'ultima domanda. Certo. L'importanza dei cavolo di social nel 2023. Perché tanti, io ne ho parlato comunque con tanti atleti che si lamentano, no? Però la community non mi segue, la community non paga i biglietti, no? Il problema di molti è che quando sei un fighter sei un po' un imprenditore, no? Sì. Ci sta dire oramai nel 2023 sei un po' un imprenditore, devi sapere anche vendere i match. Non basta più allenarti in palestra e sperare che qualcuno venga a vederti, devi anche Guarda, saperti promuovere. Quello che dico io, al giorno d'oggi, infatti, però per questa cosa è un'arma a doppio taglio. Perché molte volte capita che la meritocrazia per questa cosa è andata ad abbassare il livello, perché magari si vende gente che però non merita quanto uno che Però si allena. purtroppo esiste, cosa Certo, fai? però un conto è che tu arrivi a un certo punto, ad esempio io o altri che hanno nome old school, Sì, se lo vuoi lo fai, se non vuoi non lo fai. chiaro. Se sei giovane e lo vuoi fare, hai 2 possibilità: o entri in quel circuito del trash talking, oppure devi essere come l'America Top Team, devi essere veramente bravo. I ragazzi da stimpiore, da niente, molta Certo, gente, certo. l'America Top Team, penso che l'ultimo che ha parlato, Colbington, è stato mandato via. Chiaro. Zero trash talking. Pantoja ha vinto molti titoli dell'UFC, Chiaro. non parla. Sì. Quindi, allora, i suoi No, compromessi. certo, sono 2 cose. Però io non parlo solo a livello di trash talking, fare il personaggio. Ah, ok, noi pensavo che dicevi... Io parlo però i social, cazzo, Certo. sono importanti al giorno Certo, d'oggi. certo. C'è gente che non cura i social. Certo.
non si occupa di il ring a parlare, cioè non sto detto qua, ma il ring a parlare. Allora, però per ring a parlare devi parlare veramente, tipo ti faccio un esempio. Capisci? Se vince i Qui punti, lo voglio se parlare vince i punti per un match. No, ti voglio fare un esempio. tirato- Voglio fare un esempio. Vai. Giorgio Petrosian. Sì. E Giorgio Petrosian che cazzo parla? Non c'è da parlare. No, ovvio. Quello monta là parlava lui. Esatto. Quello ti sto facendo, non l'esempio. Però è un caso su quanti? Certo. Allora dico o sei così, o sei forte, oppure il fatto di usare i social è importantissimo, ma non devi usarli come trash talk. Ad esempio, No, certo. io uso i social e tu se mi conosci non faccio trash talking, io zero totale. certo. Però uso i social. Quindi la gente sa che io mi alleno tutti i giorni, il sacrificio dell'allenamento, il saper dire vabbè vado a quel match, vado a quell'altro. No, perché c'è quella mentalità di no, io non devo postare il fatto che mi sto allenando perché io sto in palestra e mi alleno. Faccio sì, ma Ormai si vive così, Ti purtroppo. viene a vedere tuo padre, tua zia e basta al Certo, match, capisci? certo. Purtroppo non è stato spiegato, cioè comunque dimostrato che un buon fighter senza un buon profilo non arriva a fare chissà che, ma un fighter mediocre con magari a livello di Certo. immagine altissima è arrivato a fare titoli importanti. Cioè, quello che ho detto sempre io delle volte, i social è stata un'arma a doppio taglio per tutti quei pugili che magari, ti faccio esempio, tutti quei pugili che magari hanno fatto i campionati regionali italiani e poi si trovano un youtuber che guadagna milioni, no? Chiaro, E quelli dicono cazzo io mi alleno quando sono bambino. certo. E questo è. E dà fastidio. Dà fastidio. Però cosa fai? Ti lamenti o prendi... Cioè quello che sto dicendo, sono due le cose. Chiaro. O stai zitto, testa bassa, e però devi dimostrare che metti tutti i KO. Cioè che allora poi la gente dice oh cazzo quello O fai il non Tyson della situazione. O Tyson oppure Golovkin. Golovkin. Triple G. Cioè, quello non parla mai, per ogni botta muore uno. esatto. Ok, ti sto a fare l'esempio. Però stiamo parlando Certo, di... no. Infatti, c'è ti sto un dicendo, caso infatti su- io ti sto dicendo quello. O sei così, Certo. oppure devi iniziare a farti notare, magari a farti notare in modo intelligente. Chiaro. C'è tanta gente che si fa notare in modo intelligente che io vedo e non fanno trash talking. Paradossalmente, esatto, anche solo parlare sui social, no? Portare avanti delle cose, dei contenuti, certo. delle robe. Ti prendo per esempio Scatizzi, no? Che lui Scatizzi. sui social si muove e non fa trash talking. No, Però Scatizzi, gente De lo Carolis. conosce. Esatto. Mica fanno trash talking. Perché comunque fanno dei contenuti, fanno delle Certo. cose e la gente li segue per quelli. Quello aiuta, purtroppo. Aiuta tanto. Oramai non basta più. Ma anche stare in perché palestra. arrivi, no? Chiaro. Io li uso anche tanto nel mio modo e io non faccio trash talking, anzi. Certo. Quindi ognuno lo usa a modo suo, però li devi usare. No, chiaro. Se puoi arrivare. Poi una volta che arrivi poi dici come ti pare. Esatto. Però ci devi almeno arrivare Ci devi fino a quel punto là per poi dire ok, a me non mi interessa più niente. Guarda tipo Emelianenko Fedorov, Gogan Saki, l'ultimo post hanno fatto a maggio. Però loro sono arrivati, cioè. Sì, no. Di che parli? I soldi li hanno già fatti. Hanno fatto le Mettiamola domande, così, va. mettiamola, un Canelo non gliene frega più niente. Certo. Tanto si fa 60 milioni a match, può anche decidere di non farsi più le storie di palestra. Certo. Ma uno che deve farsi notare, certo. non è che puoi. Se no E poi rimane anche anonimo. perché delle volte anche i fan vogliono sapere, no? È importante anche per i sostenitori, no? Certo. Poi quando combatte ti portano. È così che empatizzi col pubblico. Certo. Se no la gente non ti conosce, quindi Che fai? spettacolo. Grazie mille. Ale. Grazie a te sempre dei Grazie contenuti mille. che fai molto fighi, molto belli. Alla Complimenti. al prossimo allenamento comunque. Dai, stamattina sveglia, Roma, Viconovo, stage, finito stage, finiamo, io vado a fare kettlebell, allenamento. Proprio non bleffa. Adesso io mi alleno. sbatti. Finito tutto stage, mi alleno, non ci sono scuse. Mamma mia. Non si bleffa mai. Però fai le storie, se no non conta. Non ci credi, giusto? Faccio la storia. Infatti la faccio. La faccio sicuramente la storia. Se non fai la storia non conta, nessuno lo saprà mai. E poi vediamo. Oggi metterò pure la data 25 novembre, quindi farò la storia 25 novembre che starò facendo dopo tutta questa giornata allenamento. E io la metterò adesso in sovrimpressione, così la metto. Dai. Top.